Virtual instruments today have become incredibly powerful, but for many musicians, something was still missing. Most orchestral libraries are technically impressive, but emotionally static. So the question became simple. Could we create an orchestra that still felt alive? From the very beginning, this was Sinfonica's ambition. We wanted technological matter to transform into pure emotion. But how was this spark born? Ho amato fin dal principio l'idea di realizzare un prodotto completamente in Italia, con i musicisti italiani, in uno studio italiano e con un'azienda italiana. La maggior parte delle librerie orchestrali era tecnicamente impressionante ma emotivamente statica. La domanda era semplice. Potevamo creare un'orchestra viva? Una vera orchestra non ripete mai lo stesso suono 2 volte. Ogni gesto cambia e anche il più piccolo dei movimenti modifica il suono. Fin dall'inizio l'ambizione era molto più grande, volevamo creare qualcosa in grado di preservare non solo il suono di un'orchestra, ma anche la sua umanità, la sua fragilità, il suo movimento, il suo respiro. E cosa deve fare un prodotto italiano? Portare la nostra cultura, le nostre tradizioni, il suono delle nostre orchestre, il lirismo, essere emozionante, vibrante. Deve cantare. Per secoli l'arte italiana ha cercato di trasformare la materia in emozione. Tra tutti gli artisti, Antonio Canova ha raggiunto qualcosa di straordinario. Il marmo diventava morbido, l'immobilità diventava movimento, la pietra sembrava respirare, le sue sculture sembravano vive. Quell'idea è diventata l'anima di Sinfonica. L'intera visione del progetto nasceva da questa connessione tra la musica, il gesto, la scultura e il patrimonio artistico italiano. Non volevamo che la tecnologia cancellasse l'umanità, volevamo che la tecnologia la preservasse. Abbiamo musicisti dalle migliori orchestre, la Scala di Milano, l'Opera di Roma, Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona, insomma veramente tutti. Devo dire che tutti si sono appassionati all'idea di questo strumento che nasceva proprio perché era tutto italiano. Nel luglio del 2020 ci prepariamo a registrare alle Officine Meccaniche a Milano. Questo studio diventa il cuore del progetto, con un'acustica straordinaria e con una storia profondamente legata alla musica orchestrale dal vivo. Registrare alle Officine Meccaniche è stata un'esperienza straordinaria, è un pezzo di storia della nostra musica, è uno studio che secondo me ha un equilibrio perfetto per questa libreria, perché ha la cubatura necessaria per avere il suono dello spazio, ma non è esagerata e questo consente di mantenere una certa presenza del suono che sul suono dry ha un effetto straordinario. Una sezione alla volta, un'orchestra ricostruita frammento dopo frammento. Un'orchestra non si ascolta da un unico punto di vista, esiste all'interno di un'architettura acustica. Per questo abbiamo progettato le sessioni di registrazione come farebbe un architetto con un edificio. Ogni microfono rappresentava una precisa prospettiva dell'orchestra. Questa filosofia ha dato origine a una delle tecnologie distintive di Sinfonica, che si chiama palco. Invece di bloccare l'orchestra in una configurazione, abbiamo mappato l'intera sala di registrazione. Una caratteristica particolare di Sinfonica è questa sezione palco che permette un posizionamento delle sezioni libero all'interno di uno stage. Questo è pensato proprio per chi vuole creare un setup differente rispetto al tipico setup orchestrale. 8 posizionamenti microfonici, tra cui il lead, il decca, i side, permettono una scultura del suono molto più flessibile, pari a delle produzioni di alto livello. E proprio dal confronto che abbiamo voluto fare con i compositori, con gli autori, è nato il concept dietro l'app di Sinfonica. Abbiamo deciso di fare un'interfaccia utente che fosse facile da utilizzare, ma allo stesso tempo rispecchiasse la qualità sonora di Sinfonica. Sono seguiti anni di registrazioni, centinaia di articolazioni, infinite sessioni di editing e ogni transizione è stata rivista più volte. E lavorando a questo prodotto c'è stato un momento nel quale
ho iniziato a sentire che il mio pensiero veniva perfettamente tradotto dallo strumento, e c'è stato proprio un momento nel quale ho pensato ad una frase, l'ho suonata, era perfettamente uguale. Durante tutto il processo l'influenza dell'arte italiana è comunque rimasta centrale. In molti modi Sinfonica è diventata un tentativo di continuare una lunga tradizione artistica italiana attraverso la tecnologia, ma non per sostituire i musicisti, non per sostituire l'orchestra, ma per preservare il linguaggio emotivo in un nuovo strumento capace di raggiungere i compositori in tutto il mondo. Perché l'arte non appartiene al passato, aspetta semplicemente un nuovo modo di respirare. Partecipare alla realizzazione di questo prodotto è stato veramente un motivo di grande soddisfazione per me. Ma devo dire che nonostante la ricchezza di tutti i dettagli che concorrono a una buona riuscita di uno strumento di questo genere, alla fine per me la musica rimane una cosa semplice. E a me è successa una cosa bellissima. Ho messo le mani sullo strumento, ho sentito musica uscire e mi sono emozionato. E per me basta così.